Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Ferrari 330 P4, la macchina che nel 1967 ha vinto le 24 ore di Daytona insieme ad altre due Ferrari, l'unica con carrozzeria Spider, le altre due erano berlinetta, dove alla guida c'era il nostro Lorenzo Bandini e Chris Amon. All'interno troviamo il telaio posteriore destro, tutto in metallo, lo stelo dell'ammortizzatore che io sono già andato a rivestire, due serie di viti BM e AM, il supporto motore destro sempre in metallo, il supporto ammortizzatore e il braccetto superiore sospensione posteriore destra, tutto metallo. Intanto ringrazio tutte le persone che mi visualizzano, tutti i miei iscritti, ricordo che ci sono gli abbonamenti attivi sul canale, ringrazio le persone che hanno deciso di dare un contributo, grazie a tutti ragazzi, un abbraccio e iscrivetevi al canale sempre che ne abbiate piacere e attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata anche alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Prima cosa che sono andato a fare, mi sono creato i filetti con due viti AM, me le sono andato ad avvitare qui. Poi ho preso altre due viti AM, scusate perché stavo guardando una cosa che dovevo dirvi, ma mi sono dimenticato, vabbè, se mi ricordo ve la dirò. Le due viti AM sono andato ad avvitarmele qui, poi un'altra vite AM sono andato ad avvitarmela qui, e sempre una vite AM sono andato ad avvitarmela qui. Mentre invece la vite BM sono andato ad avvitarmela qui. Bene, servirà anche questo, eccolo qui, che lo avevamo ricevuto nell'uscita numero 18. E anche su questo avevo avvitato la vite AM. C'era anche questa ruota qui che è bellissima. Servirà anche questa, che è stata trovata nell'uscita 19. E poi vi avevo esortato a incollarvi tutti i pezzi per evitare poi che vi si stacchino. Io l'ho fatto. Vado quindi a svitarmi le due viti AM.
Poi andrò anche a preparare il video della Ferrari Formula 1 di Gilles Villeneuve, la 330 T4, oh chiedo scusa, non la 330, la 312 T4. Questa è la 330. Ecco qui. Io avevo anche consigliato di bloccarvi tutte le viti di questi movimenti, perché poi ci vuole poco perché si svitino le viti e vi cada il pezzo dei giunti dei semiassi, questi qua. Adesso, una volta fatto questo, prendo la pinza del freno, vado a svitarmi le due viti AM, grazie a tutti quelli che salutano il mio gatto tigrato europeo Michelangelo. Lui è il mio amore. E quando dico amore lo dico in maniera assoluta, essendo consapevole di quello che dico, non uso parole così importanti, soprattutto in maniera gratuita. È una cosa mia questa che voglio condividere con voi, ma io rinuncerei a qualsiasi cosa per lui, perché con lui in braccio ho la ricchezza. E il mio cammino proseguirebbe anche sotto le tormente. Ma senza di lui potrei avere tutto l'oro dell'universo e sarei l'uomo più povero. Ecco la ricchezza molte volte qual è. L'abbiamo davanti e non la vediamo. Io parlo del gatto, per voi può essere qualsiasi altra cosa. Se si riesce a dare il giusto valore prima che queste cose possano un giorno non esserci, secondo me è qualcosa di molto positivo. Sto guardando che ho fatto il filetto ma non è entrata diritta, quindi non devo insistere, torno indietro finché non la prendo bene, altrimenti mi devo fermare. Così è andata bene. Bene. Ecco qua. Questo poi va attaccato qui, il tubicino di gomma. Io adesso lo inserisco, ma poco importa se poi si stacca perché metterò poi il collante. E non vi fidate per il solo fatto che entra a fatica, perché nel giro di poche ore questo tubo diventerà più rigido e sarà semplicissimo sfilarlo, quindi attenzione ragazzi. Allora, fatto questo, prendo quest'altro pezzo che abbiamo montato nell'uscita numero 19, lo inserisco qua, ma questo inserimento è veramente brutto perché avrebbero potuto farlo sicuramente in maniera più precisa e comunque più lungo. Parlo di questo perno quadrato. Comunque, eccoli, così. Vediamo un po'. Ecco, adesso ci va questo che l'abbiamo trovato nell'uscita numero 18. Svito la vite AM. C'è qualcosa che non va.
c'è qualcosa che non va, non è questo, aspettate un attimo, non è questo. No, c'è qualcosa che non va. O ho sbagliato io qualcosa, perché? Perché il pezzo che si vede qui in figura ok. Ho capito cosa stavo sbagliando, non ho messo questa leva. Ecco, non vedevo questo collarino e dicevo manca qualcosa, per forza mancava proprio quello. Adesso ci siamo, così è perfetto. Scusatemi, vi faccio rivedere. Messo questo così e così. Per bloccarlo mettete un cacciavite all'interno in questa maniera e lo tenete fermo mentre girate. Ecco, guardate che dovete stringere bene, eh? Poi il foro largo, vediamo dove va, lo vediamo dopo. Adesso vado anche a montare questo. Queste sono tutte viti AM. Questo lo metto così. Magari se metto dentro anche questo è meglio. Dov'è? Eccolo. Così. Accertatevi che si muova, però attenzione, perché quando riuscite a farlo muovere, perché vi si è svitata la vite. Ecco perché vi dico di andarla a fermare con un freno a filetti. Vedete? Qua si è di nuovo allentata, ci vuole poco perché si smontino i pezzi, quindi attenzione. Io poi dopo il video sapete che vado a risvitare e a mettermi il collante. Poi, fatto questo, prendo il telaio, lo metto così, svito la vite AM, questa,
Questi cacciaviti sono orribili perché sono quelli che ci regalano e non valgono nulla. In più non sono neanche calamitati bene. Ne ho di serie di cacciaviti, ma sono un po' pigro su queste cose. L'avete anche visti che li ho usati qualche volta. Ecco qua. Questo è a posto. Adesso vado a fermarmi il supporto qui del motore. Così. Questo va così poi. Allora, fatemi ragionare un attimo. Questo entra dentro, quindi va messo così. Da quest'altra parte va. Così. Non è molto... non è spiegato molto bene nelle immagini, però vi faccio vedere. Va messo così. Vedete, qua abbiamo la parte liscia, qua abbiamo il perno che esce, e qua va messo... questa parte qui va messa verso la parte bronzata. Quindi svito la vite BM. Fate sempre attenzione a maneggiare questo motore perché è bello, ma ci sono parti in plastica delicate. Ci vuole poco a distrarsi e a danneggiarle. Ok, questo poi verrà messo così. Vedete? Ovviamente il tubo si farà uscire. Questo non si è rotto, io non l'ho incollato subito perché semplicemente inserito, poi andrò a rimetterlo. Ecco qui, questo poi andrà messo così, il suo supporto qui, ecco. Che meraviglia ragazzi, che bello, bellissimo, veramente bello. Bene ragazzi, io direi che il montaggio termina qui. Adesso vi faccio vedere quello che ho montato fino al numero 20. La ruota è un'opera d'arte, io ne ho comprate 4, ve l'avevo consigliato, 4 più questa. Ve l'avevo consigliato anche a voi perché con poco più di 5 euro si ha una ruota completa e li vale tutti. Se volete fare un treno di gomme anche doppio, è molto carina. Qui poi ci andrà il pezzo interno qua del cavallino rampante. Guardate i fanali. Sono bellissimi, bellissimi. Sembrano veri. Ma vi rendete conto le sigle? Ma guardate, vi ho fatto un ingrandimento macroscopico, proprio, anzi microscopico. Spettacolo.
il motore. Questo è il tubo del serbatoio, questo che poi andremo a inserire. Ecco qui. Questo è libero di ruotare. Ovviamente con la ruota sarà molto più semplice poterlo fare. Bene, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio, un saluto a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Se avete piacere condividete i miei video nei gruppi dedicati, anche su Facebook, mettete manifesti, fate quello che volete ragazzi, ma aiutatemi. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.